L'acquerello come macchina fotografica. L'idea è quella di essere nel Settecento senza la possibilità di mettere di fare uno scatto con la fotocamera o col cellulare e un semplice foglio di carta, una matita, una sanguigna o un metallo morbido. Utilizzo chiaramente la matita, che è il primo metodo, è il primo mezzo che mi consente di tenere libere le mani sostanzialmente, perché io potrei, adesso sono in piedi, ma potrei essere seduto da qualche parte, su una panchina a terra. Al posto della matita posso usare anche un metallo morbido, anche un metallo, una punta di argento, una punta di stagno, seguendo l'idea dei tentativi, perché io sto facendo dei tentativi, sto cercando di capire se quest'arco è così grande o è più piccolo. Quindi inizio con uno studio fatto a tentativi molto leggero e poi vado ad aggiungere segni in modo tale che poi mi convincano. A un certo punto la immagine si comporrà da sola, mettendo il colore dove va, aspettando che l'acqua diventi il veicolo per il colore, fino ad ottenere un risultato convincente che mi fa dire ok, va bene, questo sì, può dare l'idea di quello che ho visto e a quel punto posso rimettere a posto il materiale e dire ok, va bene, è quello che cercavo e è la testimonianza di quello che ho visto. E è bello disegnare nei momenti, tra virgolette, meno strutturati, cioè quando sei in treno, quello che ti sta vicino, quando sei in spiaggia. Il vicino o la vicina d'ombrellone. In treno devo dire che io anni fa disegnavo moltissimo le persone che vedevo. Una volta che è tutto più o meno delineato e che dici ok, questo è quello che ho visto, ho vissuto, posso mettere a posto, chiudere l'obiettivo della macchina fotografica e poi posso tornarmene a casa. Un modo per poter esprimere, mettere sulla carta le proprie emozioni, quello che hai dentro e poterle trasmettere agli altri. L'acquarello è una delle tante tecniche pittoriche che esistono e che però ha delle peculiarità, delle particolarità. Diciamo che una delle principali è quella che mentre nelle altre tecniche pittoriche in caso di ripensamento, di affinamento, di evoluzione dell'opera si può, diciamo così, tra virgolette, correggere, nell'acquarello, nella tecnica dell'acquarello questo non è possibile. Perché si rovinerebbe l'opera, cioè l'acquarello è bello proprio perché nel successo della sua spontaneità deve avere una certa freschezza e proprio non è possibile fare correzioni. Questa è la principale differenza.
E poi l'altra peculiarità è nel fatto dei bianchi, mentre in altre tecniche esiste il colore bianco, nel senso che c'è il tubetto del bianco che si spreme e con il pennello dà il bianco dove serve, come nell'olio. Nell'acquarello il colore bianco non c'è, non si usa, perché il colore bianco nell'acquarello è dato dal bianco del foglio, che deve rimanere laddove ci deve essere il bianco. Per me è una scelta di espressione pittorica ben precisa. Per me l'acquarello è l'arte, e l'arte è l'incontro, è la libertà espressiva, è la comunicazione, è l'arte. L'arte è l'umanità, adesso qui entriamo molto nel filosofico, ma ci sarebbe da ragionare per ore e ore. Lo facciamo durante il festival noi, anche una razionalizzazione di questo genere. L'arte. L'arte è l'espressione del singolo artista, l'espressione di tanti artisti tutti insieme. Che mi dà proprio un'idea di semplicità, di facilità d'uso e di portabilità. È anche una delle prime tecniche che ho utilizzato. La chiamavo acquarello tanti anni fa perché non utilizzavo degli acquarelli veri e propri, ma delle sostanze acquarellate, quindi con un pigmento estremamente diluito. Ero impaziente, volevo essere immediato, libero. Da quel momento ho provato la tecnica dell'acquarello e ho trovato nell'acquarello, il mezzo migliore per potermi esprimere. L'acquarello per me è un modo di vivere la mia realtà, è un modo di vedere le cose, è un modo di poter raccontare a me stesso quello che sono, quello che vedo, quello che provo nei confronti della realtà stessa. Con l'acquarello vedo le trasparenze, mi sembra quasi di poter scorgere ciò che c'è dietro realmente dalla realtà, e parlo di un mondo di sensazioni, di sentimenti, e questo credo che sia la cosa più importante. L'acquarello non è soltanto un hobby o una semplice passione, è qualcosa che ormai è venuto a far parte della mia vita, è un po' un modo di essere, un modo di comportarsi. Io facevo il figurativo, non è che ho detto adesso faccio un acquarello diverso perché devo fare un acquarello diverso, perché voglio fare un acquarello più moderno, perché... No, io acquarello e seguo un po' quello che ho dentro. Poi, seguendo quello che ho dentro, se quello che ho dentro cambia e mi fa fare qualcosa di diverso, ben venga. Però non deve essere la mia mente a impormelo. La contemporaneità dell'acquarello è facile poterlo definire. L'acquarello, secondo me, è una tecnica che è attualissima. È attualissima perché? Perché riesce a rappresentare ogni tipo di realtà e soprattutto dà la possibilità ad ogni artista di rappresentarlo a suo modo di vedere le cose, in un mondo dove ci sono tanti pareri, ci sono tanti modi di vedere la realtà. Credo che l'acquarello sia la tecnica ideale, la tecnica che può appartenere a chiunque, e quindi è di grande attualità questo concetto. Può essere molto molto contemporaneo, perché anche un acquarello può essere anche astratto, può essere un'espressione anche molto, molto attuale, molto vicino alle espressioni artistiche attuali. Se parliamo di contemporaneità e di pittura che viene fatta anche in modo tecnologico, credo che l'acquarello sia una delle poche tecniche che non può essere riprodotta con la tecnologia. Ci può essere una traduzione di un'immagine in una forma acquarellata, però il gestire la pennellata con acqua e colore credo che non ci sia per il momento, e spero che non arrivi una tecnologia che riproduca la pennellata dell'artista ad acquarello. Ad oggi, come nel recente passato, l'acquarello è sempre stata considerata una tecnica un po' di serie B rispetto all'acrilico piuttosto che l'olio. Quindi, per cercare di far capire alle persone che l'acquarello ha un suo perché, tutto rispetto anche rispetto alle altre tecniche, si cerca di reinterpretarlo in chiave moderna e non più classica come un classico paesaggio. E
quindi confrontarlo sullo stesso piano anche con le altre tecniche. Tutti quelli che ho incontrato mi hanno dato degli spunti, mi hanno dato delle emozioni che sono state grandi stimolo, e che tutti gli artisti internazionali che ogni giorno incontro e che nell'arco della mia vita ho incontrato hanno operato questa metamorfosi, o se non la vogliamo chiamare metamorfosi, chiamiamola questa spinta ad essere la persona che sono. Dire tutte le cose importanti di Anna, che conclude benissimo tutti gli anni questa manifestazione, anche quest'anno, l'anno del Covid, lei si è data tanto da fare e comunque è riuscita a ottenere un ottimo risultato. Ma è facile anche a dire, perché diciamo che Anna è in acquarello. Il primo incontro con Fabriano ad acquarello io l'ho avuto con il primo concorso Marche d'acqua, dove ho avuto veramente la fortuna e l'onore di partecipare a far parte della giuria, 2009 mi sembra. È stato un incontro molto magico, perché l'ambizione di Fabriano era quella di portare il mondo artistico dell'acquarello a centrarlo a Fabriano, e sembrava un progetto molto ambizioso. Io avevo detto, proprio sentendo l'unicità di Fabriano e la competenza e l'entusiasmo e la partecipazione che mettevano gli organizzatori, da Anna Massinissa a tutta l'organizzazione di Fabriano, che Fabriano sarebbe stato l'ombelico del mondo dell'acquarello. Eventi ed appuntamenti autunno 2020, Sperlonga con Gorlini, Festando con Big Draw, primo festival di fiabe e di favole, corsi, previsioni e workshop con distanziamento Covid, scrittura, lettura, poesia, acquarello, disegno e creatività. Grazie all'organizzazione di questo convegno, molte persone, 60 paesi, si sono riuniti, hanno condiviso questo momento, hanno scambiato le loro opinioni sull'acquarello e non solo, hanno parlato della loro storia, dialogando con tutti gli altri, della loro vita, sono diventati più amici, sono cresciuti, no? Ma non solo pittoricamente, ma anche umanamente, per cui è soprattutto questo che è importante per un convegno. Fabriano in acquarello nasce dopo qualche anno d'attività fatta come curatore artistico. L'idea di costruire Fabriano in acquarello è nata intorno al 2010, dopo qualche anno di attività già fatta con gli artisti acquarellisti sia italiani che internazionali. Lavorando con questi artisti in particolare ho notato la grande voglia di condividere l'arte, l'atto pittorico e la filosofia artistica, e ho notato anche la mancanza totale nel mondo dell'arte di un convegno dedicato a questa tecnica pittorica. La manifestazione che in qualche modo mi ha dato il battesimo
con l'acquarello vero e proprio e mi ha permesso di conoscere tante persone, tanti amici, tanti artisti, mi ha permesso di vedere il mondo attraverso questa splendida arte ed è una manifestazione che ora come ora credo che sia la manifestazione principale al mondo. Ormai quando c'è Fabriano Acquarello ci ritroviamo con un numero illimitato quasi di artisti, arrivano a delle migliaia, 2000, 2500 artisti l'ultima volta ci sono stati e questo ha favorito uno scambio culturale, uno scambio emotivo, uno scambio di sensazioni che credo che sia unico al mondo veramente. L'arte relazionale negli anni 60 era l'arte che mette in relazione l'opera con il pubblico, non l'arte che mette in relazione l'opera artista con artista. L'audience di Fabriano in Acquarello sono gli artisti che partecipano, ma sono anche il pubblico. Va da sé che l'arte relazionale nostra diventa relazione artistica. Anzi, diventa relazione artistica fra artista, pubblico, artista, curatori, quindi tutti quelli che compongono l'immensa comunità artistica di Fabriano in Acquarello, che non sono solo gli artisti, ma sono tutti quelli che lavorano in questo mondo dell'arte. Attualmente Fabriano in Acquarello ha acquisito un ruolo internazionale di grande rilievo, molto importante. Da quello che ci raccontano gli artisti che partecipano ai vari incontri internazionali in tutto il mondo, che si tengono ogni anno in tutto il mondo, il convegno di Fabriano in Acquarello sembra essere sicuramente il più partecipato, quello più desiderato, quello più innovativo anche come metodologia applicativa e al quale tutti desiderano partecipare. Un evento importante come Fabriano in Acquarello quest'anno non poteva essere riproposto. La pandemia ci ha tolto la possibilità di metterci tutti quanti insieme in una piazza, di ascoltare la musica insieme, di dipingere tutti insieme, di abbracciarci, di passare del tempo insieme, di rivederci dopo tanto tempo, insomma ci ha tolto tutte queste possibilità. Noi diciamo che in Italia la pandemia ci abbiamo avuto praticamente i primi avvisi nel mese di febbraio, ma ci abbiamo avuto conferma che ci saremmo dovuti fermare nel mese di marzo, e a marzo rispetto a maggio noi eravamo già arrivati alle fasi finali dell'organizzazione del festival. E in noi c'è stata una specie di ribellione, ma non perché non volevamo rinunciare al festival. Noi ci siamo ribellati al non poterci incontrare, e quest'anno Fabriano è vuota. Proprio in questi giorni avremmo dovuto avere l'evento, è vuota, ma online l'evento si sta svolgendo come se fossimo stati a Fabriano, e le 2500 persone che sarebbero potute venire a Fabriano, perché questa è la capienza massima che la città si può permettere, si sono trasformate in 40.000 persone al giorno che stanno partecipando agli eventi online. E quell'atto simbolico di relazione pittorica, di comunicazione espressiva attraverso l'atto pittorico, è quello che noi abbiamo sempre chiamato The Big Joy. Fabriano già con oggi ha dato prova di voler sopravvivere a questo momento tragico. Gli artisti si sono spinti già oggi a concretizzare, a definire la volontà di proseguire in questa loro strada di condivisione. Per il 21 credo che non cambieranno tanto le cose, anche perché noi dipendiamo sempre dalla situazione del mondo, la situazione che il Covid purtroppo ci ha imposto. Per il 2022, premesso che il Covid sia superato, io voglio essere un sognatore in questo caso. Credo in un Fabriano in cui ci ritroveremo tutti insieme di nuovo a viaggiare per le strade di Fabriano, a condividere le nostre emozioni, a raccontarci quello che è stata questa clausura del Covid. E per di più una Fabriano che ha imparato a maneggiare gli strumenti del web, gli strumenti virtuali in un modo ancora più adeguato rispetto a prima. Ecco, noi vedremo l'arte che sarà coniugata
alla tecnologia. Ecco, una Fabriano che sarà tecnologica, ma nello stesso tempo l'arte sarà potenziata dal desiderio stesso di ritrovarsi di nuovo insieme. Diciamo che l'acquarello non ha goduto, se non in questi ultimi anni, grazie proprio all'azione di Fabriano in acquarello, della stessa, diciamo così, popolarità delle altre tecniche pittoriche. E quindi in qualche senso è rimasta un po' una tecnica di nicchia, però questo sta un po' scomparendo, perché proprio grazie all'enorme lavoro che è stato fatto soprattutto a Fabriano, diciamo, l'acquarello è ormai internazionale. Nel Festival di Fabriano partecipano più di 80 paesi in tutto il mondo e ci sono veramente degli artisti eccezionali di grande livello che praticano questa tecnica. È che le mostre di acquarello nel corso degli anni in Italia e non solo non sono state così frequenti come mostre con altre tecniche, e quindi è questo un po' il problema dell'acquarello. Meriterebbe di essere più popolare, più amato, più conosciuto, di girare di più.